Ciao, per chi non mi conosce sono Diego e oggi volevo registrare questo video un po' diverso, senza nessuna pretesa didattica, per così mettere su un video quello che sto passando in questo momento, raccontarvi un po' di me. Negli ultimi 14 anni ho lavorato per un'azienda di telecomunicazioni. Ho iniziato a lavorare in questa azienda lasciando il lavoro della mia vita, che era lavorare nel mondo dello sport, più in particolar modo nella pallavolo. Lavoravo per una società che era molto rinomata, che era l'Asistel Volley Milano, che ringrazierò sempre per l'esperienza che mi ha fatto fare. Però quando decisi all'epoca di mettere su famiglia e avevo bisogno di comprare una casa, ovviamente ho dovuto rivolgermi alle banche. Queste, non essendo il mio contratto con Asistel un contratto che si chiama a tempo indeterminato, ovvero che ti copre, che dà tutte le garanzie, che ti rende sicuro di un'entrata per il resto della tua vita, e con quello che sto per raccontarvi poi vi chiedo di prestare bene attenzione a questa parte sulle garanzie del posto fisso, quello che il contratto a tempo indeterminato in Italia viene comunemente chiamato posto fisso, conosciuto così. Vi consiglio, se volete farvi un'idea divertente in merito, di guardare uno dei film di un attore italiano, Checco Zalone. Ma dicevo, avevo preso la decisione di creare famiglia, quindi di comprare un appartamento, e quindi avevo bisogno di un nuovo lavoro. Mia mamma lavorava in questa azienda e aveva chiesto se c'era una possibilità di un posto disponibile, e fu così che accettai di lavorare nell'area di Imballo, ovvero l'ultima parte della filiera della catena produttiva dell'azienda. Quando il prodotto era già finito, si trattava di prendere la commessa del cliente e preparare tutti i materiali per la spedizione. Però io non facevo nemmeno questo, io ero dedicato a montare le scatole di cartone. E finalmente avevo le carte in regola per accedere a un mutuo. Un mutuo che cos'è? È un finanziamento che la banca ti concede di un importo ampio, tale da consentirti di comprare la tua casa, e che poi restituirai alla banca, nel mio caso in 30 anni. Eh sì, 30. Ebbene, in questa azienda sono andato avanti, ho cercato di sfruttare quelle che erano le mie capacità. Fortunatamente i miei genitori mi hanno fatto studiare ed ero riuscito ad arrivare ad una posizione decente. Ero responsabile di tutti i magazzini della compagnia nel mondo, con varie responsabilità e quant'altro. Finché in piena crisi economica, in piena crisi pandemica, qualche tempo fa, non so bene perché, uno dei proprietari dell'azienda, che era quello per cui lavoravo direttamente, non so, non gli deve essere piaciuto qualcosa. Io onestamente non saprei dire cosa, ma non vorrei nemmeno soffermarmi su questo punto. Fatto sta che nell'ultimo mese ha fatto in modo che io ricevessi 3 lettere, così da avere motivo per licenziarmi in tronco 2 giorni fa. Ma perché sono qui? Sono qui perché volevo raccontarvi un po' quelle che sono le sensazioni che ho sentito da giovedì. Oggi è domenica, quindi sono passati 2 giorni, diciamo, perché il giovedì il giorno l'ho lavorato completamente e alla sera ho ricevuto la lettera di dimissione.
Non vi nascondo che negli ultimi tempi l'ambiente per me era diventato insano, nocivo. Non era solo difficile da sopportare, ma ultimamente non dormivo più, ero sempre stressato, ansia, tanto che ho fatto recentemente degli esami per controllare, per verificare uno strano dolore che avevo qui al petto e qui dietro alla schiena. E sto facendo ancora delle indagini. Eh, Quando mi hanno convocato nell'ufficio e dopo che l'incontro si è concluso, ricevendo la lettera e espletando la burocrazia di rito, sono uscito dal posto di lavoro, sono uscito dall'azienda e vi devo confessare che seppur la situazione non è certo delle felici, perché io comunque ad oggi dipendo da un lavoro, non ho una rendita, quindi e ho degli impegni importanti a cui far fronte. Però nonostante questo la sensazione che io ho sentito era quella di essere libero. Quando sono entrato dentro l'ufficio avevo un fortissimo dolore, quei dolori che sento da qualche tempo erano molto forti e quando sono uscito non li sentivo più. Non lo so che cosa vuol dire, quello è stato il primo impatto e quando sono tornato a casa, vabbè, ho parlato ovviamente con i miei genitori, con le persone a me più strette, ho messo un post su Facebook perché mi sentivo di farlo, però non ero né disperato né triste né preoccupato il giusto, ma estremamente positivo. Ieri e oggi è già un po' differente. Mm, Ovviamente venerdì sono andato ad informarmi in banca per le questioni del mutuo, non ho ricevuto assolutamente risposte confortanti per la mia situazione e nei prossimi giorni dovrò vedere con i sindacati quali sono le cose che io posso fare, quali sono i miei diritti, se ho diritto ad accedere a dei sostegni del governo, la disoccupazione ad esempio, o eventualmente altri aiuti sociali. Però vi devo confessare che effettivamente adesso in questi giorni, anche oggi no, e ve lo dico dopo, ma tutto ieri, quindi venerdì, sabato, di questi 2 giorni, sono stati pesanti dal punto di vista emotivo. Immagino che ci siano milioni di persone che siano passate per questi momenti, che abbiano perso un posto di lavoro e che abbiano dovuto affrontare la situazione. Io onestamente non me l'aspettavo, quantomeno non così di punto in bianco, quindi sono stato preso un po' alla sprovvista, anche perché a detta di tutti sono sempre stato un grande lavoratore e l'impegno certo non era mai mancato, quindi nella mia idea, prima di preoccuparmi, pensavo eh, ci sarebbero state tante altre persone che avrebbero potuto essere vittima di queste decisioni. Però, senza parlare del passato, è successo e vorrei condividere con voi quelle che sono le mie sensazioni, quello che farò nei prossimi giorni per superare questa fase della vita, questa prova. Vediamo se riuscirò ad imparare qualcosa di buono e di utile. E animo. Oggi dicevo è un giorno diverso perché ieri sera quando sono andato a dormire, ovviamente
con tutta la preoccupazione accumulata e il continuare a pensare solo al problema, mi sono detto no, domani mattina, domani è domenica, domani non c'è niente che puoi risolvere in merito al lavoro. Dal lunedì ci si rimbocca le maniche e con forza si affronta la ricerca di di una nuova fonte di rendita. Non ho ancora ben chiaro se mi butterò con molto coraggio in una impresa mia, cercare di creare un qualcosa che sia mio, oppure se cercherò un tradizionale posto sicuro, che poi, come avete visto, tanto sicuro non è. Ma ditemi voi se siete anche voi, avete avuto questo tipo di difficoltà e come avete risposto. Io in questo momento davvero cerco di non pensare, sto facendo questo video per rilassarmi e penso che condividere con gli altri in questo momento possa essere utile. Mi ricordo della storia che vuole raccontare come, diciamo, vuole dare dei consigli su come affrontare i problemi. Tutti noi abbiamo dei problemi, qual è la differenza tra chi ne è sormontato e quindi cade magari in malattie brutte come la depressione, oppure chi invece riesce ad avere la giusta energia per incontrare motivazioni e andare avanti anche con successo. E allora c'è la storia, io non so contestualizzarla perché me l'hanno raccontata una volta, immagino che fosse un professore universitario, non so se di psicologia o filosofia, ma credo che sia un dettaglio di poca rilevanza, di una certa università, chi se ne frega quale. Per chi non sapesse che cosa vuol dire chi se ne frega, su questo canale arriveremo anche a spiegare questa espressione tipicamente italiana. Vuol dire che non ce ne importa niente. E praticamente la storia è questa. Un giorno entrò in aula e chiese a tutti i suoi studenti di prendere un bicchiere e di riempirlo a metà con dell'acqua. Quindi chiese sempre ai suoi alunni, ai suoi studenti, di prendere il bicchiere e tenerlo in mano. Sarebbe più bello se avessi un bicchiere. Aspettate un attimo. Eccoci qua. Un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Fate voi, non è questo il punto. Ma c'è un po' d'acqua. Farò con voi l'esperimento di quel professore. Il professore chiese se questo bicchiere era pesante. No. Vi confermo che questo bicchiere è semplicissimo da alzare, lo si tiene tranquillamente. E il professore lasciò passare 30 secondi, dopodiché chiede di nuovo ai propri studenti se questo bicchiere è pesante. Non so se sono passati 30 secondi da quando ho preso in mano il bicchiere, ma più o meno ci siamo e vi posso dire no, questo bicchiere è ancora leggero, uguale a prima, non ha cambiato il suo peso. Allora il professore dice, facciamolo al presente che è più semplice, dice ai propri studenti di continuare a tenere in mano il bicchiere. Passa il tempo, continua a passare, adesso siamo a un minuto, e il professore chiede agli studenti se questo bicchiere è pesante o leggero. E in questo momento io come studente vi devo dire che inizia ad essere pesante. Questa parte del braccio, il bicipite, inizia ad essere affaticato. Lasciamo passare ancora del tempo, quindi il professore lascia passare un altro minuto
e a questo punto chiede ai propri studenti se riescono ancora a tenere il bicchiere in mano, e vi dico no. È pesante e spalla, bicipite iniziano a farsi sentire. Qual è il succo della questione? Il succo è che possiamo immaginare che questo bicchiere sia come i nostri problemi, come i pensieri che ci affliggono, le preoccupazioni. Ora, se noi abbiamo dei problemi, delle preoccupazioni e al momento giusto gli dedichiamo il tempo necessario, questi problemi probabilmente riusciamo ad affrontarli nel migliore dei modi. Ma se noi, anche quando non possiamo farci assolutamente niente, io in questo caso oggi, che è domenica, non posso fare niente o quasi per trovare una soluzione e risolvere il mio problemino attuale, l'unica cosa che farò è ingigantire il problema fino a quando sarà grosso come una montagna e mi schiaccerà. E quindi oggi, che è domenica, me ne frego. Fatemi sapere anche voi. Io dal canto mio penso che continuerò a raccontarvi come va, quali saranno i prossimi passi, che cosa succederà e le mie sensazioni in merito. Che dire, un abbraccio a tutti e a presto.